Hamas. Rilasceremo ostaggi israeliani. Trump ordina a Israele interruzione bombardamenti. La svolta diplomatica, che per ore è sembrata improbabile, si è materializzata in una sequenza di annunci e manovre diplomatiche. Hamas ha annunciato di accettare alcuni punti del piano in 20 punti proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, incluso l'impegno a rilasciare gli ostaggi ancora in mano al movimento, mentre lo stesso Trump ha esortato Israele a interrompere immediatamente i bombardamenti sulla striscia di Gaza per consentire un rilascio sicuro e rapido dei prigionieri. Il messaggio del presidente, pubblicato sui suoi canali social e rilanciato dalle agenzie, ha descritto il momento come vicino a una pace duratura, esortando Tel Aviv a fermare le operazioni militari per creare le condizioni di sicurezza necessarie allo scambio. La risposta formale di Hamas, resa pubblica nelle ore successive, non è stata una capitolazione totale, ma piuttosto un'apertura condizionata. Il movimento ha confermato la disponibilità a liberare tutti gli ostaggi, vivi, specifica la formulazione ufficiale, anche i cadaveri, in base alla proposta di Trump, e si è detto pronto a trasferire la gestione amministrativa della striscia a un organismo palestinese. Tuttavia, Hamas ha riservato scetticismo su alcuni punti cruciali, in particolare sulla questione del disarmo, che in passato il gruppo ha sempre respinto. Per questo motivo ha chiesto che vengano avviati negoziati di dettaglio attraverso mediatori internazionali e regionali. Le fonti che hanno seguito la dichiarazione sottolineano come il comunicato ringrazi gli sforzi arabi, islamici e internazionali e ribadisca la priorità del fine della guerra, dello scambio di prigionieri e dell'immediato invio di aiuti umanitari. A Washington e nelle capitali mediorientali la reazione è stata di cauto ottimismo. Trump, in un videomessaggio, ha parlato di un giorno speciale, forse senza precedenti, e ha fissato una scadenza stringente nei giorni precedenti, un ultimatum pubblico che, secondo diversi reportage, avrebbe imposto a Hamas di accettare l'accordo entro domenica sera per evitare conseguenze militari più severe. A livello pratico, vai di chi ve, l'amministrazione americana e paesi mediatori come Qatar ed Egitto si sono mossi per tradurre l'accordo politico in tranche operative, cercando di garantire canali e garanzie per il rilascio degli ostaggi e per la distribuzione degli aiuti. Sul fronte israeliano la dinamica è stata altrettanto frastagliata. Fonti israeliane riferiscono che l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato la disponibilità a preparare l'attuazione della prima fase del piano USA, pur restando sul chi vive rispetto a singoli dettagli come il disarmo e il ritorno di territori o prerogative. Alcuni resoconti indicano che, nelle ore successive all'annuncio di Hamas e all'appello di Trump, l'IDF ha sospeso, in alcune aree della striscia, le operazioni offensive per consentire il dispiegamento delle fasi iniziali dell'accordo, ma il quadro rimane fluido e subordinato ai negoziati tecnici in corso. Secondo testate internazionali, la reazione di Netanyahu alla definizione positiva data dalla Casa Bianca sarebbe stata di sorpresa, segno di un fronte politico interno che non appare totalmente sincronizzato con l'iniziativa statunitense. Parallelamente a questi sviluppi diplomatici, al largo delle coste di Gaza si è consumato un altro fronte di tensione. La Global Sumud Flotilla, una coalizione di navi umanitarie e attivisti diretti verso la striscia, è stata intercettata in acque internazionali dalle forze navali israeliane a circa 70 miglia nautiche dalla costa. Le autorità israeliane hanno proceduto all'abbordaggio e al sequestro di decine di imbarcazioni. Centinaia di partecipanti sono stati tratti in arresto e trasferiti in centri di detenzione nel Negev, in attesa di determinazioni su eventuali espulsioni o procedimenti. Le cifre diffuse dalle fonti variano, ma i rapporti ufficiali e le agenzie parlano di un numero complessivo di arrestati nell'ordine delle centinaia, con oltre 40 cittadini italiani tra i fermati. Alcuni parlamentari italiani imbarcati sono stati però rilasciati e fatti rientrare nel loro paese dopo l'intervento diplomatico. Alcuni dettagli procedurali comunicati da fonti israeliane hanno suscitato polemiche. Secondo il governo di Tel Aviv, sulle barche non sarebbero stati trovati aiuti alimentari di rilievo, mentre gli organizzatori e testimoni contrari sostengono il contrario, documentando casse di viveri e medicinali imbarcate da diverse ONG, tra cui iniziative italiane come Music for Peace. Gli avvocati che assistono gli attivisti hanno denunciato condizioni di detenzione provvisorie e degradanti, presunte privazioni di acqua, farmaci e servizi igienici e l'avvio di udienze in porto senza pieno accesso all'assistenza legale,
circostanze che hanno fatto scattare proteste diplomatiche e richieste di chiarimenti dai paesi di provenienza dei volontari. Le autorità italiane nei contatti con Israele hanno sollecitato informazioni sullo stato dei propri cittadini trattenuti. L'ambasciata italiana ha riferito che i parlamentari rilasciati stanno bene e non avrebbero subito maltrattamenti secondo i resoconti ufficiali. La vicenda della flotilla ha aggiunto un ulteriore elemento di complessità politica. Da una parte il governo israeliano e alcuni suoi esponenti come il ministro della sicurezza nazionale hanno stigmatizzato gli attivisti definendoli provocatori, parole che hanno alimentato lo scontro retorico. Dall'altra, le organizzazioni della società civile e numerosi governi europei hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei detenuti e per il diritto internazionale in mare. Nel frattempo, nuove imbarcazioni, almeno altre decine, hanno fatto rotta verso Gaza partendo dalla Turchia, segnalando che il movimento prosegue nonostante gli abbordaggi e le espulsioni. Sul piano umanitario, il conflitto, ormai al suo 729esimo giorno secondo i conteggi giornalistici, continua a pesare in modo gravissimo sulla popolazione civile della striscia. L'urgenza di corridoi umanitari, scambi di prigionieri credibili e la ripresa di un flusso stabile di aiuti restano tra le priorità delle organizzazioni internazionali. Il segretario generale dell'ONU e altri mediatori hanno espresso speranza per l'avvio di negoziati che impediscano una nuova ondata di violenze, ma hanno anche richiamato le parti alla prudenza. La disponibilità dichiarata da Hamas a negoziare non scioglie automaticamente le questioni politiche e di sicurezza che hanno alimentato il conflitto per quasi 2 anni. Nei corridoi della diplomazia regionale, Qatar ed Egitto hanno accolto con soddisfazione la prospettiva di un'apertura, ribadendo il loro ruolo di facilitatori nelle trattative tra le parti. L'Unione Europea e alcuni governi europei hanno intanto esortato a capitalizzare la finestra negoziale, ricordando però che qualsiasi intesa dovrà prevedere garanzie tangibili per i civili di Gaza e misure verificabili sul terreno. Il quadro politico israeliano resta frazionato. Se da un lato ci sono indicazioni di una disponibilità tecnica a implementare fasi iniziali dell'accordo, dall'altro permangono riserve sulle condizioni che riguardano il disarmo e le garanzie di sicurezza a lungo termine. Infine, mentre gli occhi della comunità internazionale restano puntati sui negoziati e sull'evoluzione della situazione a mare, sul terreno rimane una verità scomoda. La tregua negoziata apparterrà alla diplomazia e alla capacità dei mediatori di tradurre promesse in procedure verificabili. È possibile che nelle prossime ore si riproponga il rischio di frammentazioni, comunicati che vengono smentiti, fasi di attuazione non congruenti con le aspettative e nuovi episodi isolati di violenza, ma per ora la combinazione di un'apertura di Hamas, l'appello pubblico di Trump e le pressioni regionali ha creato uno spazio che, se gestito con rigore tecnico e trasparenza, potrebbe almeno avviare scambi e misure umanitarie attese da mesi.